Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Ex da Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione troviamo questo bellissimo cuore, spesso fa riferimento alle situazioni di pace, di armonia, legato all'amore, in senso molto molto generico. È vero che si riferisce alle relazioni principalmente, però può anche riguardare quelle relazioni di amicizia, di famiglia, dove c'è pacificazione, dove c'è riconciliazione, dove c'è gioia e felicità, quindi un qualcosa di molto intenso, di molto bello che si può vivere insieme a qualcuno, oppure può parlare anche di nuova energia e passione, possibilità di prendersi cura non solo di se stessi, delle persone più care e anche di un'idea, di un progetto da realizzare. Troviamo al centro questo orso. Orso, è vero che può essere una figura di riferimento, spesso associato a un capo, a una guida, però può riguardare anche la nostra stessa energia, nel senso che magari ci sono delle dinamiche un po' particolari che ci creano tensione, allora, dobbiamo concentrarci al massimo in modo molto fermo, molto, forte, coraggioso, solido per resistere a certe situazioni e soprattutto per proteggere se stessi e, anche delle cose, delle idee, dico, cose che, vogliamo realizzare perché probabilmente si parla di una fase di valutazione, di osservazione, dove forse non è ancora il momento giusto per mettere in pratica qualcosa o per iniziare un nuovo progetto. Almeno da queste carte è consigliato aspettare di avere più informazioni, aspettare di aver maggior sicurezza, aspettare anche di fare tutte le vostre valutazioni e pianificare attentamente. Possono arrivare delle notizie, delle nuove informazioni, infatti qui abbiamo proprio la carta della lettera. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente sono quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e abbiamo anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore e relazioni. Amore coppia single, le relazioni possono riferirsi anche a amicizia, famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare, così potete adattare a quello che state vivendo. Abbiamo l'oleandro, questa può portare un po' di tensione, abbiamo visto sin dall'inizio che ci sono delle cose per voi molto molto importanti che volete proteggere sia di voi stessi sia di qualcuno nello specifico e tensioni che possono essere anche ahimè portate dall'esterno, portate nel senso nella coppia, magari da una persona, da altre situazioni, che creano disagio e tensione. Quindi è vero, si può avere a che fare, però con pazienza, cura, amorevolezza e massima comprensione si possono, risolvere e gestire. E infatti troviamo anche la Pratolina che ci sta dicendo proprio di amore che
è comunque, compensato, aiutato, sostenuto, perché c'è maturità, perché c'è responsabilità, perché c'è desiderio e voglia di far funzionare le cose. Poi non solo, queste carte possono portare anche, come abbiamo visto sin dall'inizio, delle novità, delle opportunità che però devono essere valutate con molta cura, perché alcune possono dare veramente una svolta importante, non solo alla relazione, a qualche progetto, idea che avete in mente, però, massima prudenza, per fare la scelta giusta, per, magari valutare possibili conseguenze, anche magari quanto impegno, c'è bisogno, eccetera. Per i single, queste indicano, magari per chi ha già una conoscenza e una frequentazione, un qualcosa che procede pian pianino. Varie vicissitudini, varie cose portano questo rallentamento. Infatti il biancospino ci sta dicendo che c'è prudenza, c'è osservazione, però con molta calma. La prudenza può essere eccessiva se magari ci portiamo dietro delle vecchie situazioni per paura, per incertezza e allora, automaticamente stiamo procedendo lentamente, altrimenti può procedere lentamente per varie situazioni a livello personale o anche l'altra persona potrebbe avere, timore, dubbi e perplessità e quindi si procede così pian pianino. Adesso andiamo a vedere la parte più pratica. Oppure può procedere pian pianino, magari delle nuove conoscenze, un qualcosa che, sta nascendo, è nata come amicizia e ancora procede in questo modo. Troviamo la carta dispiacere. Questo a proposito di quello che vi dicevo, qualche delusione, qualche tensione, un qualcosa che può essere sia passeggero, ma, potrebbe destabilizzarvi un attimino. Essendo una lettura generica effettivamente può indicare varie circostanze, cioè nel senso che, sì, riusciamo ad ottenere dei risultati, però che fatica, che stress, dobbiamo comunque resistere e sopportare alcune cose con tanta, tanta, tanta pazienza. Magari sapere che alcune cose è meglio lasciarle andare, meglio chiuderle, oppure cercare di riposarci un attimino, staccare un po' la spina o anche la carta della stanza, ci invita a riflettere, onde evitare, insomma, cose fastidiose in futuro, quindi senza fretta, senza lasciarci prendere dallo sconforto, di procedere pian pianino. Può essere abbastanza positiva perché c'è una nuova energia, c'è ripresa dopo una fase critica, ci possono essere delle notizie importanti, qualcosa a che fare anche con i documenti, le telefonate, gli incontri, delle cose che è vero possono migliorare, però hanno un bisogno di un po' più di tempo per manifestarsi, quindi di procedere in questo modo, con massimo impegno, ovviamente senza stressarsi ulteriormente e di andare avanti così. Anche per chi è in cerca di lavoro, magari non ci sono grandi risultati, oppure comunque aspettatevi delle risposte o nuovi colloqui, quindi una nuova, fase di ricerca, e quindi di procedere, magari continuare in questo modo e qualche risultato, qualche risposta più positiva arriverà successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!